Lui è Vadim Chernobrov, uno degli ingegneri più chiacchierati della fu Unione Sovietica. Quest'uomo sostiene di avere viaggiato nel tempo. Quest'uomo sostiene di avere viaggiato nel tempo. Per alcuni è un matto, per altri un ciarlatano. Non manca però chi gli ha creduto, uno stuolo di suoi seguaci. Oggi ti racconterò la sua storia, ma prima di farlo assicurati di lasciare un like al video, mi sarà di grande aiuto. Ma chi è Vadim Aleksandrovich Chernobrov? Uno scienziato, o forse meglio uno pseudoscienziato e ufologo russo. Nato a Volgograd nel 1965, Chernobrov sostiene i propri studi all'Istituto Aeronautico di Mosca con indirizzo Ingegneria Aerospaziale. Nell'arco della sua vita si appassiona a eventi impossibili e misteriosi, alla vastità del cosmo e alla ricerca di realtà extraterrestri, sino a fondare l'organizzazione Cosmopoisk, dedita ad approfondire eventi inspiegabili e anomalie registrate in varie zone della Russia. Ma soprattutto è il viaggio nel tempo. Aspettate un secondo. Ma soprattutto ciò che gli sta più a cuore è il viaggio nel tempo. L'anno che ci interessa è il 1987. Chernobrov sostiene di essere riuscito a costruire una macchina del tempo, con la quale è riuscito a spedire nel futuro per circa 2 minuti un topolino durante un esperimento. Ma come funziona la sua macchina? Si tratta di una capsula a forma d'uovo intorno alla quale ruotano degli elettromagneti molto potenti. Il principio alla base è questo: se crei un campo elettromagnetico in rotazione, puoi alterare localmente il tempo. Durante il primo test accade qualcosa di strano. Un orologio all'interno della macchina va più lento di uno identico all'esterno. Per Chernobrov si tratta di una prova inconfutabile. Il tempo si può manipolare. Cerchi storie particolari che ti facciano sognare, spalancare gli occhi e la bocca, provare ammirazione ed empatia? Sei nel posto giusto. Iscriviti, è gratuito, e scopri lo straordinario nell'ordinario nei tanti video che potrai trovare sfogliando le varie sezioni del canale. Chernobrov vuole testare in laboratorio la sua macchina del tempo con un esperimento, o almeno questo è ciò che lui sostiene siano le sue prove. Facciamo un esempio: alle X00 prende un topolino da laboratorio, una cavia esattamente come questa, a proposito, grazie Poirot per il prestito. Con la sua macchina del tempo lo spedisce nel futuro. Alle X01, un minuto più tardi, accade qualcosa. Davanti a Chernobrov compare un topolino con un nastro rosso legato attorno al collo, che è stato spedito indietro nel tempo, dal futuro al passato. Alle X02 Chernobrov prende un altro topolino e gli lega il nastro rosso attorno al collo. Con la sua macchina lo spedisce indietro nel tempo, alle X01. Se ami il viaggio nel tempo come argomento, troverai sicuramente di tuo interesse anche questi video che vedi qui sopra di me. Ti lascio i link in descrizione, nelle schede, ma li trovi comunque comodamente qui sul canale. Nei primi anni 2000 Chernobrov perfeziona la sua macchina ed effettua ulteriori test, impiegando anche degli umani. Come riporta la Pravda, quindi fonti di informazione russa, nell'agosto 2001 Chernobrov costruisce un nuovo modello di macchina del tempo e la sperimenta nella regione di Volgograd. Anche se la macchina funziona persino con batterie d'auto e ha una capacità ridotta, riesce comunque a modificare il tempo del 3%. Il cambiamento viene registrato con oscillatori a cristallo simmetrici. All'inizio i ricercatori trascorrono 5, 10 e 20 minuti nella macchina in funzione. La permanenza più lunga dura mezz'ora. Vadim Chernobrov dichiara che le persone hanno la sensazione di essersi spostate in un altro mondo, percepiscono la vita sia qui che là, nello stesso momento, come se uno spazio si stesse dispiegando. Non riesco a definire le sensazioni insolite che provavamo in quei momenti, sono le parole di uno dei tester.
Questo, naturalmente, è ciò che sostiene Chernobrov negli articoli pubblicati sul suo sito personale o nei libri scritti insieme ad altri presunti studiosi russi. Va sottolineato come dall'ambito scientifico non arrivò mai una conferma ufficiale riguardo i test effettuati, né giornali, TV o radio all'epoca riportarono la notizia di un fatto talmente eclatante, motivo per cui Chernobrov non viene considerato a tutti gli effetti uno scienziato, anche in virtù delle sue tesi un po' bislacche sui presunti avvistamenti UFO in Russia, sulla collisione del meteorite a Tunguska a inizio del Novecento e addirittura per le sue tesi sullo Yeti. La sua figura è controversa. Dall'estero viene più volte attaccato per avere miscelato nozioni scientifiche a leggende popolari e fantasie. Per alcuni si tratterebbe soltanto di un affabulatore, in grado di destare interesse grazie alla sua parlantina e alle sue storie fantasiose. Per altri addirittura una sorta di truffatore, avendo venduto libri e riviste specializzate. Vadim Chernobrov porta avanti i suoi studi e le sue ricerche fino al 2016. Secondo alcune fonti web russe, il gruppo Cosmopoisk non si sarebbe sciolto dopo la scomparsa dell'ingegnere e anzi negli anni successivi avrebbe portato avanti il suo lavoro, il lavoro del suo mentore. Questa è la storia di Vadim Chernobrov, un genio? Un santone? Un ciarlatano? Dimmi cosa ne pensi lasciando un commento a questo video. Dimmi anche se credi nella possibilità, chissà, forse un giorno, di viaggiare nel tempo. Noi ci vediamo al prossimo video. Sono tornato indietro nel tempo per chiederti e ricordarti di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Magari condividi questo video con un tuo amico su WhatsApp. Ciao!